Buonasera. Io sono Elisabetta di York. Sono nata in un tempo in cui l'Inghilterra sanguinava, divisa tra due rose, una bianca e una rossa, e ogni bambino imparava presto che la pace era fragile come una fiamma al vento. Stanotte non ti parlerò di battaglie, ma dei silenzi nei castelli, delle stanze illuminate solo da candele, dei passi lenti sulle pietre fredde e di come una giovane ragazza si ritrovò a portare sulle spalle il destino di un intero regno. Sei arrivato qui per riposare e io camminerò con te, lentamente, tra i miei ricordi, i miei sogni e le speranze che nel 1487 cambiarono per sempre la storia dell'Inghilterra. Respira con calma, siediti accanto al fuoco e lascia che ti racconti la mia storia. Il 25 novembre 1487 Elisabetta di York fu incoronata regina d'Inghilterra in una sontuosa cerimonia all'abbazia di Westminster. Fu un evento insolito, una delle rare occasioni in storia politica inglese in cui una regina consorte veniva incoronata da sola. Spesso quando un monarca sposato, dopo essere stato incoronato lui stesso, la sua nuova sposa divenne semplicemente regina consorte, senza un'incoronazione separata. Eppure c'era una chiara ragione per cui a Elisabetta fu data una cerimonia distinta nel novembre 1487. Il suo matrimonio con il re Enrico VII nel gennaio 1486 fu un'unione politicamente carica, progettato per unificare i resti delle casate di York e Lancaster e porre fine alla Guerra delle Due Rose. In questo ebbe un ampio successo ed Elizabeth sarebbe stata in definitiva la madre e la nonna di tutti i successivi monarchi Tudor, fino al 1603. Era tutto molto diverso dalla sua infanzia. Era stata promessa sposa a un membro della più potente famiglia nobile d'Inghilterra, i Neville, e allora principe di Francia. Ma dopo la detronizzazione di suo fratello da parte di suo zio, re Riccardo III, il percorso di vita di Elizabeth era cambiato. Cosa deve aver pensato di questi eventi in cui era coinvolta, sia un personaggio centrale che una spettatrice impotente? Questa è la storia di Elisabetta di York. La donna passata alla storia come Elisabetta di York nacque l'11 febbraio 1466 al palazzo di Westminster, che all'epoca si trovava a ovest della città di Londra. Il padre di Elisabetta era Edoardo IV, re d'Inghilterra e signore d'Irlanda. Sua madre era Elisabetta Woodville, una donna insolita in quanto in generale era una persona comune. Fino a poco tempo fa, nei tempi moderni, era pratica comune per i re d'Inghilterra o per coloro che erano destinati per diventare re per sposare donne di altre case reali o di famiglie aristocratiche molto anziane. Pertanto il matrimonio di Edward con Elizabeth Woodville nel 1464 fu molto insolito, sebbene lei discendesse dai sovrani del Lussemburgo da parte di madre Jacquetta. Elisabetta fu la prima figlia del matrimonio di Edoardo IV ed Elisabetta Woodville, che la chiamarono come la madre. Altri 9 figli sarebbero seguiti fino al 1480, anche se 2 morirono in tenera età. Elisabetta ebbe anche 2 fratellastri nati dal precedente matrimonio della madre con Sir John Grey. Elisabetta proveniva dalla casa di York. Questa era una delle principali linee aristocratiche della fine dell'Inghilterra medievale, sebbene all'epoca fosse solo di recente diventata la famiglia reale. Nacque Elisabetta. Le radici della famiglia risalivano ai tempi di re Edoardo III, che governò l'Inghilterra per mezzo secolo tra il 1327 e il 1377. Ebbe 13 figli dal suo matrimonio a Filippa di Hainaut. 8 di questi erano ragazzi, 5 dei quali raggiunsero l'età adulta. Questi 5 figli hanno avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la storia dell'Inghilterra alla fine del XIV secolo e per tutto il XV. Il figlio maggiore, Edoardo, il principe nero, morì prima del padre di un anno
ma suo figlio Riccardo successe al trono come re Riccardo II nel 1377. Era un bambino quando divenne re e solo gradualmente iniziò a governare di diritto proprio nel corso degli anni 1380. Gli altri quattro figli di Edoardo III furono Lionel, duca di Clarence, Giovanni di Gaunt, che era sia il duca di Lancaster che un pretendente al trono di Castiglia in Spagna, Edmondo di Langley, duca di York, e infine Thomas, duca di Gloucester. La casa di York, di cui Elisabetta era nato in, discendeva dal quarto di questi figli, Edmund di Langley, duca di York. Edmund era il trisavolo di Elizabeth, il che significa che era la pronipote di un tempo re Edoardo III. In circostanze normali, la linea familiare del quarto figlio adulto più anziano, un re, non avrebbe mai dovuto diventare un contendente al trono. Ma nel 1399, dopo anni di crescita dissensi tra i suoi nobili e diverse ribellioni, Riccardo II era stato rovesciato da suo cugino, Enrico Bolingbroke, figlio ed erede di Giovanni di Gaunt, che poi divenne re, Enrico IV. Questo è considerato da alcuni storici come l'inizio della Guerra delle Due Rose, uno scontro che avrebbe presto coinvolto la casa di York, sebbene almeno inizialmente l'istituzione della casa di Lancaster come la nuova dinastia regnante nel 1399 andò molto bene, con il regno di Enrico V in particolare, tra il 1413 e 1422, testimoniando il culmine dello sforzo bellico dell'Inghilterra contro la Francia nel lungo periodo Guerra dei Cent'anni. Ciò che cambiò le cose fu la morte prematura di Enrico V nel 1422 per dissenteria, all'età di 35 anni, durante la campagna in Francia, e l'ascesa al trono del suo figlio neonato, Enrico VI. Quando Enrico VI salì al trono nel 1422, suo cugino Riccardo di York era solo leggermente più vecchio di lui. Questo era il nonno di Elisabetta. Non divenne un fulcro di opposizione al casa di Lancaster fino al 1440 e 1450. Nel periodo precedente, Enrico VI era un bambino, e allora un bambino. Era quindi un'epoca in cui il paese era in gran parte governato da vari reggenti e un consiglio dominato dagli zii del re, Giovanni, duca di Bedford, e Humphrey, duca di Gloucester. Fu più tardi che iniziarono i guai, quando gli zii di Enrico morirono e il potere si spostò ai suoi cugini Beaufort, discendenti dal terzo matrimonio di Giovanni di Gaunt con Caterina Swynford. Sotto la loro influenza, lo sforzo bellico inglese in Francia crollò negli anni 40 e all'inizio degli anni 50 del 1400. E poi Enrico, ormai adulto, subì un crollo psicologico nel 1453. Fu in questo frangente il nonno di Elizabeth era arrivato sulla scena nazionale per diventare il capo di una fazione, in opposizione al re e ai Beaufort. Nella prima battaglia di St. Albans il 22 maggio 1455, Riccardo e i suoi alleati sconfisse una forza dei Lancaster guidata da Edmund Beaufort, duca di Somerset. In seguito York fu nominato Lord Protettore d'Inghilterra e capo de facto del governo di Enrico VI, che si era ripreso leggermente a quel punto, ma che rimase un monarca inefficace dominato dai suoi nobili. Questa situazione prevalse per alcuni anni, ma poi la guerra riprese nel 1459. Allora il padre di Elisabetta aveva 17 anni. E così, quando suo padre fu ucciso alla battaglia di Wakefield il 30 dicembre 1460, la leadership della causa yorkista devoluto a Edoardo. Non deluse. Nel febbraio e marzo del 1461 vinse due decisive vittorie sui Lancaster nelle battaglie di Mortimer's Cross e Taunton e rivendicarono il trono per se stesso, quando era ancora lontano dal compiere 19 anni, diventando re Edoardo IV d'Inghilterra. I Lancaster sopravvissero, ma gli yorkisti avevano rivendicato il trono, il che significava che quando Elisabetta nacque 5 anni dopo, era figlia di un re e non di un duca. Sebbene Elisabetta fosse figlia di un re d'Inghilterra e in seguito divenne lei stessa regina consorte, ci sono pochissime lettere sopravvissute di lei. Dato che poche lettere di Elizabeth sono sopravvissute,
spesso dobbiamo ricorrere alle cronache storiche del periodo, come quella di Polidoro e Virgilio Anglica Historia, scritta durante il regno di Re Enrico VII come Storia dell'Inghilterra, o Crowland Cronaca, una serie di documenti storici conservati dai monaci benedettini dell'abbazia di Crowland fino alla fine del XV secolo. Resoconti di guardaroba o di famiglia relativi a Elisabetta e anche suo padre sopravvissuto, e questo ha fatto luce sulle sue spese e sulla sua vita domestica. È anche una miniera di informazioni sui regni di suo padre e di suo marito, che gettano luce tangenziale sulla vita di Elisabetta. Con tutto questo, è possibile ricostruire il corso generale della sua vita. Elisabetta fu battezzata nell'abbazia di Westminster. I suoi padrini furono la madre di Edoardo, Cecily Neville, duchessa vedova di York e madre di Elizabeth Woodville, Giacometta di Lussemburgo. Il nonno di Elisabetta da parte di madre, Richard Woodville, sarebbe stata presente anche lei. In seguito è cresciuta in varie residenze reali, gradualmente raggiunti dai suoi nuovi fratelli. Il futuro Edoardo V, ad esempio, nacque nel novembre 1470. L'istruzione di Elisabetta non era ancora iniziata quando i pensieri si rivolsero a chi potrebbe sposarsi. Come figlia maggiore del primo re di una nuova dinastia, era un importante scacchista a parte della politica inglese fin dal momento della sua nascita. Nell'inverno del 1469, quando non aveva ancora 4 anni, quando fu promessa sposa a George Neville, figlio di John Neville, il marchese di Montagu. Montagu era figlio di Richard Neville, quinto conte di Salisbury, e il fratello minore del conte di Warwick, Richard Neville. I Neville erano emersi come la fazione familiare più potente nelle guerre delle due rose, al punto che Richard divenne noto come Riccardo il Kingmaker. Di conseguenza, Edoardo IV sentì il bisogno di legarli più strettamente a sé come alleati, sposare Elizabeth con George Neville. Questo atto di fidanzamento di un bambino reale o aristocratico, a un'età molto giovane, era comune nel Medioevo e nei primi tempi moderni. Anche se non lo avrebbero mai fatto, intendeva far sposare Elisabetta a Giorgio finché non avessero raggiunto un'età ragionevole alla fine degli anni 70 del 1400 o addirittura l'inizio degli anni 1480. Nel frattempo, però, George, di 5 anni, fu nominato duca di Bedford dal re, in previsione del suo matrimonio con la famiglia reale. Quindi, prima che lei sapesse tutto di questa politica, riguardava anche Elisabetta, che stava già influenzando la politica dell'Inghilterra. Il matrimonio di Elisabetta con George Neville non ebbe mai luogo. La guerra delle due rose non era ancora finita. 1461. Gran parte degli alti dirigenti Lancaster rimasero in libertà. Molti di loro, per esempio, era scivolato a nord oltre il confine verso la Scozia, o aveva navigato verso il continente dopo la sconfitta a Taunton e l'ascesa al trono del padre di Elisabetta. Ci furono numerose battaglie e scaramucce durante gli anni 60 del 1400, quando i Lancaster tornarono in Inghilterra. Enrico VI fu catturato nel metà degli anni 1460, ma il suo giovane figlio ed erede Edoardo di Westminster e sua moglie Margherita d'Angiò rimase in libertà. Alla fine degli anni 60 del 1400, nonostante la sua promessa di sposare Elisabetta II, George Neville, i potenti Neville abbandonarono la nave e iniziarono a cospirare con i Lancaster. Warwick the Kingmaker non si era mai rassegnato alla decisione di Edward di sposare Elizabeth Woodville, un matrimonio che aveva avuto luogo in segreto e con il quale non era d'accordo. Ora si mosse contro il re che aveva sostenuto anni prima. Lui e il resto dei Nevilles attaccarono nel 1470, marciando su Londra e liberando Enrico VI, che fu reintegrato sul trono in un evento noto come Resurrezione. Edoardo e gli yorkisti fuggirono nel continente e radunarono i loro sostenitori prima di tornare in Inghilterra e sconfiggendo i Lancaster il 14 aprile 1471 nella battaglia di Barnet. La battaglia fu una vittoria totale per il padre di Elisabetta. Sia Warwick che suo fratello John, il padre del promesso sposo di Elisabetta, furono uccisi a Barnet. Edoardo di Westminster,
l'erede di Enrico VI, fu ucciso in una battaglia separata a Tewkesbury 3 settimane dopo, e Edoardo decise quasi certamente di far assassinare Enrico 2 settimane e mezzo dopo. Così fece. Edoardo IV riconquista il trono e annienta la leadership dei Lancaster. La breve rielezione di Enrico VI aveva cambiato le circostanze del giovane e la vita di Elisabetta. In precedenza era stato pianificato che avrebbe sposato George Neville per placare la fazione di Neville. George era un bambino appena più grande di Elizabeth e non fu punito come parte della purga che seguì la ribellione di suo zio, suo padre e i Lancaster nel 1470 e 1471. Chiaramente però il matrimonio non era più necessario e fu annullato. Nel corso degli anni 1470 Elisabetta avrebbe ricevuto un'istruzione in una certa misura presso le famiglie reali in luoghi come Westminster e il castello di Windsor. Sappiamo molto poco di come venne istruita. Deve aver ricevuto un'istruzione fino a un certo punto, anche se in realtà era nel XVI secolo in cui la questione dell'istruzione delle figlie della famiglia reale, della nobiltà e delle élite entrò in voga, alimentato dagli sforzi di individui di spicco come Thomas More, per fornire alle loro figlie un alto grado di apprendimento. Forse Robert Alcock e John Giles, che hanno entrambi avuto un ruolo nell'educazione, anche il fratello minore, erede al trono, il futuro Edoardo V, contribuì alla crescita di Elisabetta Istruzione. I suoi parenti di Woodville da parte di madre furono influenti nell'educazione di Elizabeth e i suoi fratelli, compensando le lotte intestine da parte di suo padre. Ad esempio, nel 1478 Edoardo IV fece giustiziare per tradimento suo fratello, George, duca di Clarence, nella Torre di Londra dopo numerosi episodi in cui aveva sfidato l'autorità del fratello. Aveva, ad esempio, prese parte alla rivolta nel 1470. Edoardo scelse di perdonarlo nel 1471, una volta terminata la ribellione, ma nuovi intrighi di Giorgio nel 1477 e nel 1478 portarono al suo arresto e alla sua esecuzione. Sebbene si sappia poco dell'educazione e della vita quotidiana di Elisabetta da bambina negli anni 70 del 1400, molto di più è certo per quanto riguarda il suo ruolo nella politica dell'epoca. Verso la metà del 1470, suo padre era molto più sicuro della sua posizione di re d'Inghilterra, poiché i Lancaster sembravano essere stati finalmente sconfitti completamente. Iniziò quindi per cercare di ringiovanire la sua presa sull'Irlanda, di cui i re d'Inghilterra erano signori nominali, e di riprendere la guerra contro la Francia. Nel 1474 riprese la storica alleanza dell'Inghilterra con il Ducato di Borgogna, quando firmò il Trattato di Londra con il duca Carlo il Temerario di Borgogna. Poi, nell'estate del 1475, invase la Francia settentrionale. L'aiuto della Borgogna non si materializzò nel modo in cui era stato promesso a Edoardo, e re Luigi XI di Francia era ansioso di frenare qualsiasi tentativo di riprendere la guerra dei Cent'anni. Di conseguenza, avviò immediatamente trattative con gli inglesi e il Trattato di Picquigny fu firmato il 29 agosto 1475. Elisabetta era centrale. Secondo i termini, Edoardo avrebbe abbandonato la sua campagna in Francia. Invece si sarebbe formata una nuova alleanza matrimoniale, in base alla quale il figlio ed erede di Luigi, il futuro Carlo VIII, avrebbe sposato Elisabetta, una volta raggiunta l'età da marito. Carlo era più giovane di Elisabetta. Aveva compiuto solo 5 anni, nell'estate del 1475. Quindi, come con i suoi precedenti fidanzamento con George Neville, sarebbero passati molti anni prima che questa unione avesse luogo. A dimostrazione di quanto le figlie reali fossero considerate sacrificabili in queste negoziazioni, il trattato stabiliva che se Elisabetta fosse morta prima del matrimonio, sua sorella minore Maria avrebbe semplicemente preso il suo posto. Alla fine nessuno dei due avrebbe sposato Carlo, poiché i francesi abbandonarono il contratto nel 1480 e cercò di far sposare Carlo con gli Asburgo austriaci, una famiglia che aveva recentemente succeduto alle terre del Ducato di Borgogna,
diventando un attore nella Francia politica lungo tutto il suo confine orientale. Alla fine Carlo sposò Anna di Bretagna. C'era un altro motivo per cui il matrimonio tra Elisabetta e Carlo fallì. Suo padre morì prematuramente a 42 anni, il 9 aprile 1483. Contemporanei. Inizialmente si credeva che la successione fosse relativamente sicura. Edoardo IV ed Elisabetta Woodville ebbe numerosi figli e il loro figlio maggiore successe come Edoardo V. L'unico problema era che aveva solo 12 anni. Eppure sembrava esserci una soluzione semplice. Suo zio Riccardo, duca di Gloucester, avrebbe agito come reggente durante la minore età del fratello di Elisabetta. E quando Edoardo fu in grado di governare di diritto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del 400, avrebbe iniziato così facendo. Avvenne la caduta della casa di York. Riccardo si mosse rapidamente per assicurarsi il trono per sé e imprigionò Edoardo V e un altro dei fratelli di Elisabetta, Riccardo di Shrewsbury, nella Torre di Londra. Gli storici concordano sul fatto che entrambi i ragazzi furono assassinati nella torre non molto tempo dopo, su ordine di Riccardo, che salì al trono come re Riccardo III. Sosteneva che il matrimonio di suo fratello con Woodville non era valido, poiché lui aveva già stato promesso sposo a Lady Eleanor Butler e che tutti i bambini di Woodville, l'unione, era quindi illegittima. In risposta alle azioni del cognato, Elizabeth Woodville cercò rifugio nell'abbazia di Westminster con gli altri suoi figli, compresa Elizabeth. Cercare rifugio in una chiesa era una cosa sacra, che persino Richard non era disposto a essere visto come colui che violava la santità di. Pertanto Elisabetta, sua madre, e i fratelli sarebbero rimasti a Westminster anche quando il paese fu preso in consegna da Riccardo. Lì loro divenne una fonte di costante intrigo politico. Il Crowland Chronicle suggerisce che i piani erano considerati dai sostenitori del defunto padre di Elisabetta per come avrebbero potuto essere fatti uscire di nascosto da Westminster e portati nel continente per fungere da fulcro per l'opposizione al regno di Riccardo. Sebbene ciò non fosse riuscito, se davvero si fosse pensato a questo. Invece nella primavera del 1484, Riccardo convinse Elisabetta e il resto della sua famiglia a ritirarsi dal santuario di Westminster, promettendo che li avrebbe risparmiati e avrebbe organizzato matrimoni vantaggiosi per Elisabetta e le sue sorelle. 1. La proposta di matrimonio che fu presa in considerazione per Elisabetta fu l'unione con il principe Emanuele del Portogallo, il futuro re del paese tra il 1495 e il 1521. Anche se come tutte le precedenti proposte di matrimonio con Elizabeth non si è mai materializzato. È stato regolarmente affermato che Elizabeth divenne oggetto di particolare intrigo nel 1485. Il 16 marzo 1485, la moglie di Riccardo III, Anneville, morì di tubercolosi. Forse abbastanza comprensibilmente, data la sua nefasta azione nel rovesciare il proprio nipote e nel perseguire l'intera famiglia del suo defunto fratello per assicurarsi il trono, si diffusero rapidamente voci secondo cui Riccardo aveva avvelenato sua moglie e che era ora intendeva sposare Elisabetta. Gli storici hanno dibattuto se questa notizia fosse accurata o meno per secoli. Evidentemente avrebbe risolto un problema per Richard. Sposando la moglie di suo fratello figlio maggiore, avrebbe ulteriormente neutralizzato la pretesa della famiglia al trono e l'avrebbe assorbita sotto la sua tutela. C'era quindi un certo senso politico nell'unione proposta. D'altra parte, anche secondo gli standard dei matrimoni reali nel tardo Medioevo e all'inizio dell'epoca moderna, sposarsi la propria nipote era considerata insolita. Nel XVII secolo gli Asburgo facevano questo regolarmente, ma alla fine del XV secolo ciò avrebbe richiesto una dispensa papale e sarebbe stato visto sfavorevolmente dalla maggior parte dei sudditi di Riccardo. Tutto sommato la voce, il momento in cui intendeva sposare Elisabetta, era probabilmente falso. Sarebbe stato più facile sposare e mandarla a qualche famiglia reale straniera e mandarla lontano dall'Inghilterra.
La vita di Elizabeth è cambiata in modo irriconoscibile a causa di eventi completamente al di fuori del suo controllo, in Galles, in Francia e altrove, nei 2 anni successivi all'usurpazione del trono da parte dello zio. Fin dalla rielezione di Enrico VI e dalla sua deposizione e morte, un altro pretendente al trono, che avrebbe potuto essere percepito come una minaccia per il padre di Elisabetta, aveva vissuto in esilio in Bretagna, nella Francia nord-occidentale. Enrico Tudor era figlio di Edmondo Tudor, il primo conte di Richmond, morto nel 1456, e Margaret Beaufort. La sua discendenza, soprattutto da parte di madre, era importante. Margaret era una pronipote di Giovanni di Gaunt, attraverso il suo matrimonio con Catherine Swynford. Gaunt ebbe numerosi figli illegittimi con Swynford negli anni 1370 e all'inizio degli anni 1380, a cui fu dato il cognome Beaufort. Più tardi, quando John sposò Catherine verso la fine della sua vita, i bambini Beaufort furono legittimati retroattivamente, sebbene con la clausola che non avrebbero potuto rivendicare il trono d'Inghilterra. Ciò nonostante, la guerra delle due rose aveva riaperto la questione della loro pretesa al trono e molte persone aveva iniziato a guardare Enrico Tudor, che era un pronipote di re Edoardo III, il sovrano dell'Inghilterra tra il 1327 e il 1377, come potenziale pretendente al trono, nonostante fosse effettivamente gallese da parte di padre. Dopo che Riccardo usurpò il trono e i suoi due nipoti scomparvero nella torre, molti dei suoi oppositori cominciarono a gravitare verso la Francia, alla causa Tudor. Alla fine dell'estate del 1485, Enrico Tudor attraversò il Galles con un piccolo esercito e marciò verso nord-est in Inghilterra. Il 22 agosto 1485 incontrò l'esercito di Riccardo nella battaglia di Bosworth Field, uno scontro in cui Riccardo fu ucciso. Così Enrico Tudor rivendicò il trono e divenne re Enrico VII, ponendo fine al breve periodo di tempo in cui la casa di York era stata la famiglia regnante d'Inghilterra. La questione ora cosa sarebbe successo ai restanti membri della casa reale di York come Elisabetta. Non è del tutto certo dove si trovasse Elisabetta quando ebbe luogo la battaglia di Bosworth Field. Ebbe luogo nell'agosto del 1485. Quello che sappiamo è che il nuovo re la fece rapidamente, collocato nella casa di sua madre Margaret Beaufort a Londra, insieme a Edward Stafford, il terzo duca di Buckingham di 7 anni, il cui padre aveva guidato una ribellione contro Riccardo III nel 1483 e perse la vita, così come Edoardo, conte di Warwick, nipote del re Riccardo III. Si trattava di individui politicamente sensibili subito dopo l'attacco di Bosworth Field, bambini che potrebbero diventare fulcri per ulteriori complotti. Nel caso di Elizabeth c'era già una visione di lunga data, secondo cui il nuovo re intendeva sposarla. Il primo Parlamento del nuovo regno si riunì il 7 novembre e affermò immediatamente che Enrico era il legittimo re. Hanno anche annullato legalmente la legislazione che Richard aveva approvato in merito alla sua pretesa di la corona e la presunta illegittimità dei figli di Edoardo IV. Fatto questo, il presidente della Camera, il membro della Camera dei Comuni, Sir Thomas Lovell, esortò Enrico a sposare Elisabetta in un doppio discorso che tenne nel Parlamento all'inizio di dicembre. La Camera dei Lord fece eco ai suoi sentimenti. Pertanto Enrico si affrettò e cedette alle richieste di sposare Elizabeth e il loro matrimonio fu organizzato rapidamente. Ci vollero ebbe luogo il 18 gennaio 1486 e fu un'unione estremamente importante. Con essa i resti delle case di York e Lancaster furono unite per formare la nuova casa reale dei Tudor. Enrico aveva una forte pretesa di rappresentare la linea Lancaster e la linea di Elisabetta alla York, e quindi nessuno poteva dubbio che i loro figli sarebbero stati i legittimi eredi al trono d'Inghilterra. Almeno questo era ciò che ci si aspettava, quando il 28enne Enrico sposò la 19enne Elisabetta nel gennaio del 1486. Enrico era già stato incoronato il 30 ottobre 1485.
La sua incoronazione era stata organizzata subito dopo Bosworth Field per aggiungere ulteriore forza legale alla sua pretesa al trono. Pertanto, l'incoronazione di Elisabetta ebbe luogo separatamente il 25 novembre 1487. Il ritardo tra il matrimonio e l'incoronazione furono particolari. Le ragioni furono molteplici. In primo luogo, non poteva essere celebrato per diversi mesi dopo il matrimonio, poiché la corte inglese era ancora in attesa per la benedizione ufficiale del matrimonio da Roma, sotto forma di dispensa papale da Papa Innocenzo VIII. Poi, quando la dispensa papale arrivò in Inghilterra, era chiaro che Elisabetta era incinta. A metà settembre del 1486 la nazione gioì quando diede alla luce un bambino sano, bambino che avrebbe garantito la nuova linea reale. In una scelta carica di simbolismo attorno all'Inghilterra storia mitologica, Enrico ed Elisabetta chiamarono il loro primogenito Artù, come Re Artù, il leggendario re di Camelot. Era il primo dei loro 7 figli. Margaret, che prese il nome e la nonna paterna, seguì nel novembre 1489. Poi arrivò Enrico nel giugno 1491. Elisabetta, dopo la madre e la nonna materna nel luglio 1492, Mary nel marzo 1496, Edmund nel febbraio 1499 e infine Caterina nel 1503. Solo 4 dei bambini sopravvissero all'infanzia. Elisabetta morì all'età di 3 anni nel 1495, Edmund morì a 16 mesi nel 1500, forse di peste, mentre Catherine morì circa una settimana dopo la sua nascita, un evento su cui torneremo. Nel 1486 e nel 1487 la nascita di Arturo non portò all'immediata incoronazione di Elisabetta. Come Enrico, dovette affrontare la prima di numerose grandi ribellioni che minacciarono il suo governo nell'estate del 1487. Pertanto, la sua incoronazione ebbe luogo solo 22 mesi dopo il suo matrimonio con Enrico. Il 24 maggio 1487, una fazione degli yorkisti che non erano riconciliati con Enrico Tudor l'Ascesa incoronò un pretendente il cui vero nome era Lambert Simnel, nella cattedrale di Christ Church a Dublino, in Irlanda. I suoi referenti affermarono che il ragazzo era Edward, conte di Warwick, il figlio di Giorgio, duca di Clarence, fratello di Edoardo IV e zio di Elisabetta, che era stato giustiziato per tradimento nel 1478. Simnel era in realtà una marionetta di cospiratori come John de la Pole, conte di Lincoln, che era stato precedentemente designato da Riccardo III come suo successore. De la Pole e i suoi seguaci furono sconfitti nella battaglia di Stoke il 16 giugno 1487, anche se Enrico risparmiò Simnel e lo assunse nella casa reale dopo aver capito che era semplicemente un burattino per la veri cospiratori. Questa non fu l'unica sfida di questo tipo al governo di Enrico. Nel 1490 un altro pretendente di nome Perkin Warbeck emerse nei Paesi Bassi sostenendo di essere il figlio di Elisabetta, fratello minore, Riccardo di Shrewsbury, duca di York, che in realtà deve essere stato ucciso su ordine di Riccardo III nella torre a metà degli anni 1480. Warbeck era una minaccia più profonda di Simnel era stato e rimase in libertà per la maggior parte degli anni 1490, prima che i suoi sostenitori fossero sconfitti e Warbeck fu catturato. Non c'è nulla che suggerisca che Elisabetta abbia mai creduto che Warbeck potesse essere veramente suo fratello. Fu giustiziato nel novembre 1499, dopo aver tentato di fuggire dalla Torre di Londra, creando nel processo l'impressione che, a differenza di Simnel, costituiva una minaccia costante per la posizione di Enrico come re e doveva essere rimosso. Elisabetta di York è talvolta raffigurata come una sorta di spettatrice impotente della sua stessa vita, una giovane donna che aveva diritto al trono e che veniva costantemente spostata come un pezzo degli scacchi finché non sposò Enrico VII. Questo non è esatto. Certamente c'è un argomento da discutere,
fatto che durante la sua infanzia e adolescenza Elizabeth era fondamentalmente una pedina nel matrimonio diplomazia di suo padre, zio e futuro marito. Fu promessa sposa 2 volte, a Neville e ai francesi Dauphin, prima che compisse 10 anni, e le speculazioni allora turbinavano sul fatto che suo zio ci avesse provato per sposarla prima che Enrico Tudor la sposasse, per consolidare la sua pretesa al trono. A parte questo, una volta sposò Enrico e divenne regina, divenne una persona importante a corte. Il suo matrimonio per Harry inizialmente era una questione politica, ma si dedicarono l'uno all'altro e Harry prese i consigli di sua moglie frequentemente. La vedeva anche come il suo collegamento con la fazione yorkista e qualcuno che potrebbe aiutarlo a gestire il paese mentre cercava di riportare stabilità dopo anni di guerra civile. Un mito prevalente sostiene che Elisabetta fu messa in ombra a corte dalla suocera, Margaret Beaufort, e che si sviluppò un'intensa rivalità tra la regina e la donna che aveva cospirato per così tanto tempo per fare di suo figlio re d'Inghilterra. Questa visione è aggravata dai contemporanei commenti. Un diplomatico spagnolo in Inghilterra, ad esempio, ha scritto alla sua patria riguardo Elisabetta che, cito, è tenuta in soggezione dalla madre del re, Margaret Beaufort. Certo, non si può negare che Margaret abbia avuto un ruolo insolitamente importante nella corte dei Tudor durante il regno di suo figlio, ma affermazioni come quelle fatte dall'anonimo diplomatico spagnolo erano in realtà solo pettegolezzi di corte. Ci sono ampie prove che Elisabetta e Margherita fossero d'accordo su molti problemi. E mentre Elisabetta dovette certamente adattarsi alla posizione di potere della suocera in quanto madre della nuova dinastia, i racconti di una feroce rivalità tra le due donne sono esagerati. Elisabetta svolse un ruolo importante come capo non ufficiale di ciò che restava della fazione yorkista a corte dal 1486 in poi. Il suo compito più importante in questa veste era quello di garantire che le sue sorelle erano ben accuditi, poiché alla madre di Elizabeth, Elizabeth Woodville, fu chiesto di rimanere lontana da corte e trascorse la maggior parte dei suoi ultimi anni, fino alla sua morte nel 1492, vivendo nell'oscurità. Abbiamo conti domestici per il periodo di Elisabetta come regina che fanno luce sulla sua indipendenza finanziaria e abitudini di spesa. Queste rivelano che lei, come la maggior parte dei reali dell'epoca, spendeva molto per l'importazione i migliori tessuti e stoffe provenienti dai mercanti di Bruges e Anversa, nei Paesi Bassi. Poteva permetterselo, non solo perché era la regina d'Inghilterra, ma anche perché una gran parte delle terre del Ducato di York le erano state assegnate negli accordi legali che seguì dalla fine della Guerra delle Due Rose nel 1485, come il figlio maggiore sopravvissuto di Edoardo IV. Questi includevano terreni a Weymouth, Portland e Wareham, dopo che sua nonna, Cecily, morì nel 1495. Utilizzò inoltre il suo denaro e la sua influenza per offrire patrocinio a personaggi della cultura. I compositori di corte William Cornish e Robert Fairfax ricevettero entrambi pagamenti direttamente da Elisabetta per le esibizioni durante i festini natalizi a corte, il nome della lunga stagione di festività durante il periodo natalizio nel Medioevo e all'inizio dell'età moderna. Ancora più interessante, nel 1502, Robert Virtue, il capomastro incaricato della costruzione del Greenwich Palace per i reali, stava lavorando all'edificio seguendo un progetto elaborato da Elizabeth. Altrove i suoi conti domestici rivelano che teneva levrieri e falchi. Elisabetta era anche una mecenate della prima stampa rivoluzione in Inghilterra. La rivoluzione della stampa è un complesso episodio tecnologico dei primi diez storia europea moderna. Gli europei iniziarono a usare la stampa xilografica che all'inizio era primitiva e fondamentalmente consisteva nell'intagliare qualcosa su un pezzo di legno, premendolo contro un po' di inchiostro e poi premendo il blocco inchiostrato su una superficie. Lentamente la tecnologia si è sviluppata in modo tale che le stampanti hanno iniziato a premere intere pagine di immagini e testo su carta per stampare volantini.
E poi in diverse città lungo il confine franco-tedesco come Magonza e Strasburgo, a metà del XV secolo, diversi gruppi di tipografi innovativi elaborarono un modo per produrre caratteri mobili, per cui le singole lettere venivano spostate per formare diverse pagine di testo che venivano poi stampato. Gutenberg prende tutto il plauso storico, anche se in realtà ce n'erano molti individui coinvolti in questo processo negli anni 1450 e 1460. Presto la nuova tecnologia dei caratteri mobili. La stampa e le macchine da stampa si diffusero all'estero. La prima persona ad adottare la tecnologia fu l'Inghilterra, era William Caxton, dopo che ne aveva scoperto l'uso mentre viveva e lavorava nei Paesi Bassi e la Renania nel 1460. Pubblicò il primo libro in assoluto in inglese a Bruges, nel Basso Paesi, nel 1473 o 1474, intitolato il Recueil delle storie di Troyes, prima di tornare al suo Inghilterra nativa per pubblicare un'edizione dei racconti di Canterbury di Chaucer. Continuò il suo lavoro negli anni 1480, inclusa un'edizione delle favole di Esopo. Una delle ultime opere da lui pubblicate, intorno al 1490, prima alla sua morte, avvenuta un anno dopo, fu patrocinato congiuntamente da Elisabetta e da sua suocera. Il titolo si trattava di The 50 Noes and Other Prayers, che sulla pagina del titolo era scritto stampato per comandamento della principessa Elisabetta, regina d'Inghilterra e di Francia, e anche della principessa Margaret, madre del nostro sovrano, signore il re. Questo era un libro di preghiere contenente 15 preghiere. Ognuno inizia con O Gesù, quindi le 15 O, con preghiere aggiuntive e allegate, testimonia la visione religiosa di Elisabetta e il suo patrocinio nei confronti del primo stampatore inglese. Ci sono diversi ritratti di Elisabetta che sono sopravvissuti fino ai tempi moderni. Questo deve essere avvertiti del fatto che non siamo sicuri se qualcuno di loro risalga effettivamente alla sua vita. Nella galleria degli infestati di Hampton Court Palace, per esempio, c'è un suo ritratto che l'arte e gli storici hanno notato che doveva essere stato prodotto entro il 1542, quando era elencato come appartenente alla famiglia reale. Collezione di ritratti al Whitehall Palace. Mostra Elisabetta che indossa un copricapo nero e oro e un abito rosso, e tenendo davanti a sé la rosa bianca della casa di York. Questo primo ritratto era potenzialmente basato su un ritratto per cui Elizabeth posò durante la sua vita, anche se si ritiene che è una copia del ritratto originale realizzato durante il regno di suo figlio, re Enrico VIII. Un altro vicino il ritratto contemporaneo risale alla fine del XVI secolo ed è conservato nella National Portrait Gallery oggi. È una copia del precedente ritratto a Hampton Court Palace. I colori sono più vivido, però, ed è stato dipinto ad olio su tavola. Praticamente ogni ritratto successivo è basato su queste iterazioni precedenti. Degna di nota è quella enrigiana dell'inizio del XVI secolo, per essere uno dei primi ritratti reali oggi presenti nella Royal Collection. Verso la metà del 1490 la coppia reale era passata dall'avere figli al considerare chi questi. I bambini potrebbero essere sposati. La questione della futura moglie del principe Artù era ovviamente in cima all'agenda. La sua sposa sarebbe stata la futura regina consorte d'Inghilterra, se tutto fosse andato bene, e il suo matrimonio era una questione politica. All'inizio degli anni 1490 il re e il governo erano già deciso a unirsi con i monarchi spagnoli, la regina Isabella di Castiglia e il re Ferdinando II d'Aragona, il cui matrimonio nel 1469 stava lavorando per unificare i due regni spagnoli rimanenti per diventare la nazione della Spagna che conosciamo oggi. La loro figlia più giovane era una figlia di nome Catherine, che nacque nel dicembre 1485, meno di un anno prima di Artù. Con i monarchi spagnoli congiunti che completavano la conquista del sud del loro paese dall'Emirato musulmano di Granada nel 1492 e scoprendo le Americhe quello stesso anno,
Un'unione tra Inghilterra e Spagna per contenere una rinascita alla Francia era una scelta ovvia. Dopo anni di trattative, Arthur e Catherine furono formalmente fidanzati nel 1497 e sposati nel novembre 1501. Si trasferirono poi a vivere al castello di Ludlow al confine gallese, un atto simbolico per un erede che portava il titolo di principe di Galles. Tragedia ne seguì però. Il 2 aprile 1502 Arthur morì a Ludlow, forse a causa dell'influenza, peste o la misteriosa malattia del sudore. Gli storici rimangono divisi sulla patologia della sua malattia. Quando la notizia giunse a Greenwich Palace 2 giorni dopo, Enrico era inconsolabile. John Leland, un importante poeta dei regni di Enrico VIII ed Edoardo VI, affermò che Elisabetta lo consolava ricordandogli che avevano altri figli che avrebbero continuato la linea reale. Ma poi, al ritorno nella sua camera da letto, il suo naturale e materno ricordo di quella grande perdita la colpì, la rattristò così tanto che quelli che le stavano intorno furono costretti a mandare a chiamare il re per consolarla. Caterina rimase in Inghilterra e iniziarono le trattative con gli spagnoli per farla sposare al nuovo erede, il principe Enrico, un piano che fu finalizzato solo 7 anni dopo, nel 1509, e portò alle enormi complicazioni politiche e dinastiche in Inghilterra durante gli anni 1520 e 1530. Le trattative erano in corso anche all'inizio della vita della figlia maggiore di Elisabetta, Margaret, per vedere chi avrebbe sposato. Essendo la figlia maggiore del re d'Inghilterra, era una delle principesse più importanti d'Europa. Enrico decise che un'alleanza con l'Inghilterra e il vicino del nord era in ordine dopo la guerra delle due rose, e così ha lanciato tentativi diplomatici a metà degli anni 1490 per far sposare Margherita con re Giacomo IV di Scozia. Giacomo era diventato re di Scozia nel 1488, poco dopo aver compiuto 15 anni in seguito alla morte del padre, Giacomo III, nella battaglia di Sochiburn, durante un conflitto interno alla Scozia. Margherita nacque 1 anno e mezzo dopo l'ascesa al trono di Scozia di Giacomo IV. Le trattative per il loro matrimonio si trascinarono fino al XVI secolo. Uno sviluppo non sorprendente, dato che Margaret non poteva ragionevolmente sposarsi prima di aver compiuto 14 anni, una sorta di requisito poco stringente previsto dalla legge religiosa dell'epoca. Il trattato di pace perpetua tra Inghilterra e Scozia nel 1502 assicurò l'alleanza matrimoniale nonostante le obiezioni di diversi nobili e cortigiani inglesi, che non gradivano l'idea di un'alleanza matrimoniale che avrebbe dato la casa reale scozzese degli Stuart avrebbe potuto rivendicare il trono, qualora la linea Tudor si fosse estinta. Un matrimonio per procura nel 1502 fu seguito da un'unione formale in Scozia presso l'abbazia di Holyrood nell'agosto 1503. Margaret ebbe diversi figli che morirono tutti in tenera età, prima che lei partorisse il futuro re Giacomo V nel 1512. Suo marito fu ucciso nella battaglia di Flodden, 1 anno e mezzo dopo più tardi, il che significa che il nipote di Elisabetta divenne re di Scozia ancora bambino nel 1513. Questi furono eventi che accaddero molto tempo dopo la morte di Elisabetta. Alla fine lei non sopravvisse il suo primogenito di molto. Non molto tempo dopo la morte di Artù fu rivelato che la regina era di nuovo incinta a 36 anni. All'inizio dell'anno successivo entrò in convalescenza alla Torre di Londra. Le complicazioni si svilupparono presto e il 22 gennaio 1503 il chirurgo reale, il maestro Robert, fu convocato alla torre come misura precauzionale. Alla fine, il 2 febbraio, Elisabetta diede alla luce una bambina, che lei e Enrico chiamarono Caterina. La loro figlia morì poco più di 1 settimana dopo. La data esatta non è chiara, in gran parte perché la sua morte in tenera età fu oscurata dalla morte concomitante della regina. Elizabeth aveva sviluppato un'infezione postpartum dopo aver dato alla luce Catherine, una condizione che era spesso fatale prima dell'avvento della medicina moderna nel XIX e XX secolo. Perse la vita di Elisabetta l'11 febbraio 1503, giorno del suo 37° compleanno.
Curiosamente, un astrologo reale aveva predetto l'anno precedente che la regina Elisabetta avrebbe vivere fino a 80 anni. Questa previsione tristemente imprecisa è vista come la causa di un declino della fede nell'astrologia nei circoli colti dell'Inghilterra del XVI secolo. La morte di Elizabeth era giunta all'improvviso e non c'erano stati preparativi. Questo era anche il primo re o regina della casa Tudor a morire e non c'era precedente per una sepoltura di questo gentile. Alla fine la tradizione vinse e furono avviati i piani per seppellire Elisabetta nell'abbazia di Westminster, che era stato fermamente stabilito come sito delle sepolture reali inglesi dalla fine del XIII secolo. Nel frattempo Londra entrò in lutto il giorno dopo la morte di Elisabetta. Una volta giunta la notizia, della si diffuse. Enrico VII fu devastato dalla scomparsa della moglie in modo così improvviso. Lui ordinò che venissero celebrate 636 messe in suffragio dell'anima della moglie, un numero impressionante. Dopo 10 giorni trascorsi nella cappella della Torre di Londra, dove morì, il corpo di Elisabetta fu trasportato a Westminster trainato da 6 cavalli su una carrozza, attraverso Londra. È evidente dall'ondata di dolore per il fatto che Elisabetta fosse ben voluta dal popolo inglese. Quando i suoi resti finalmente raggiunse Westminster e fu sepolta il 23 febbraio. Si diceva che Enrico non si riprese mai completamente dalla morte della moglie. Divenne sempre più riservato e si affidò a un piccolo numero di ministri per governare l'Inghilterra. Nel frattempo divenne sempre più impopolare. La sua cricca di consiglieri, uomini come Edmund Dudley, erano visti come uomini calcolatori, determinati a imporre pesanti tasse sulla nazione e sui suoi nobili. Quando Enrico morì nel 1509 e suo figlio gli succedette come re, Enrico VIII, il popolo inglese era sinceramente felice di avere un nuovo giovane re sul trono per sostituire il marito di Elisabetta. Enrico fu sepolto accanto alla moglie nell'abbazia di Westminster, dove il loro figlio fece erigere da uno scultore italiano, Pietro Torregiano, una tomba in bronzo di angeli scolpiti ed effigi, dopo essere diventato re. La successiva storia dell'Inghilterra sotto la dinastia, che Elisabetta abbia avuto un ruolo così importante nella creazione era molto contrastante. Suo figlio ha provato senza successo per far rivivere la guerra dei 100 anni in Francia. Ciò portò a pochissimi guadagni concreti e lo sperpero di enormi somme di denaro nel tempo. Eppure il popolo inglese amava Enrico finché rimase un monarca affabile. Le cose cambiarono dalla metà degli anni 1520 in poi, quando cercò di ottenere il divorzio da Caterina d'Aragona, dopo che il loro matrimonio aveva portato a diversi bambini perduti e solo una figlia. I risultati finali sono ben noti. Henry ha attraversato in bicicletta non meno di 6 mogli nello spazio di un decennio, tra il suo divorzio da Caterina d'Aragona nel 1533 e il suo ultimo matrimonio con Catherine Parr nel 1543. Ciascuno dei monarchi Tudor fino alla fine della dinastia nel 1603 discendeva da Enrico VIII. Re Edoardo VI, la regina Maria I e la regina Elisabetta I erano tutti nipoti di Elisabetta. Insieme a Margaret Beaufort potrebbe essere definita la madre della dinastia Tudor. I suoi nipoti e pronipoti dal matrimonio di Margaret a Giacomo IV e i suoi successivi matrimoni giocarono un ruolo enorme negli affari scozzesi dopo la morte di Elisabetta a tempo. Ad esempio, Henry Stuart, Lord Darley, era il pronipote di Elisabetta. Nel 1565 sposò Maria, regina di Scozia, e padre del futuro re Giacomo VI di Scozia un anno dopo. Successivamente litigò con la moglie e fu ucciso il 10 febbraio 1567. Maria, regina di Scozia, fuggì dalla Scozia al nord dell'Inghilterra e vi trascorse i successivi 2 decenni, prima di essere implicato in un complotto religioso e lì giustiziato nel 1587. Giacomo sarebbe succeduto a Elisabetta I nel 1603. Attraverso la labirintica politica matrimoniale del XVI secolo, Giacomo era il figlio di Elisabetta pronipote tramite il matrimonio di Margaret con Archibald Douglas e pronipote tramite il suo precedente matrimonio con Giacomo IV.
Pertanto, la casa degli Stuart era molto discende da Elisabetta e da suo marito, a un secolo di distanza e attraverso molti matrimoni. Elisabetta di York nacque nel 1466, in un momento della storia politica inglese in cui sembrava come se il governo di suo padre sull'Inghilterra fosse sicuro dopo le guerre del periodo tra il 1455 e il 1461. La casa di York, tuttavia, fu quasi spodestata nel 1470, quando i Lancaster riuscirono brevemente a riportare Enrico VI sul trono. Quando suo padre rimbalzò tornato per reclamare il trono nell'aprile del 1471, era determinato a non farne più sfide al suo governo, ed Enrico VI fu ucciso in questa occasione, nella speranza di portare le guerre di Le Rose finirono definitivamente. Edward non poteva certo aspettarsi cosa sarebbe successo dopo la sua morte. Invece di una minaccia lancasteriana emergente per sfidare la successione del suo dodicenne figlio, il trono fu usurpato dallo zio di Elisabetta, il fratello di Edoardo IV, Riccardo, duca di Gloucester, che con ogni probabilità ordinò l'omicidio dei due fratelli di Elisabetta nella Torre di Londra. Ci sono meno prove concrete che suggeriscono che Richard abbia mai preso in considerazione, sposando Elisabetta dopo la morte della moglie nel marzo 1485. Il mondo politico avrebbe disapprovato sul fatto che avrebbe sposato sua nipote e probabilmente avrebbe avuto bisogno di una dispensa papale per farlo. In ogni caso, un pretendente al trono, quasi Lancaster, si materializzò per salvare la famiglia di Edoardo IV dal suo pernicioso fratello. Enrico Tudor attraversò il Galles con i suoi sostenitori in la tarda estate del 1485 e sconfisse Riccardo III a Bosworth Field. Poi, per assicurarsi il trono e riconciliare le fazioni opposte nelle guerre delle due rose dopo decenni di conflitto, Enrico sposò Elisabetta nel 1486. L'unione delle case di York e Lancaster nella casa dei Tudor portò una sorta di pace, anche se negli anni emersero numerosi sfidanti che seguì. Il matrimonio ebbe successo. Enrico ed Elisabetta andavano d'accordo. Lui era sinceramente devoto per lei. Elisabetta fu in grado di aiutare la sua famiglia yorkista attraverso la sua influenza sul re e portò alla nascita di numerosi bambini sani, metà dei quali vissero a lungo. La tragedia di Elisabetta fu quella di morire mentre stava per entrare nella mezza età secondo gli standard moderni, ma già allora aveva contribuito a porre fine alla guerra delle due rose e a consolidare la dinastia Tudor. Cosa pensi di Elisabetta di York? Era solo una pedina nella politica di potere del XV secolo, o era lei stessa un'attrice consapevole di questi eventi, che lavorava per mantenere il posizione di ciò che rimase degli York dopo che Enrico VII rivendicò il trono d'Inghilterra nel 1485? Fatecelo sapere nella sezione commenti e nel frattempo, grazie mille per aver guardato.